Di quanti oggetti possiamo dire oggi che sottoterra non ci sono mai finiti? Questa è forse la caratteristica più strabiliante della tazza farnese. Una ciotola gigantesca, è forse il cameo più grande al mondo, il cameo antico più grande al mondo che ci sia arrivato, in agata sardonica, largo una ventina di centimetri di diametro, su più strati, e la lavorazione dei diversi strati consentiva sul fondo interno della ciotola di realizzare una scena molto dettagliata. La scena raffigura probabilmente in un'allegoria divina la famiglia regnante di Alessandria. Non si sa, le ipotesi sono state tante, se sia Cleopatra VII, la famosa, più probabilmente Cleopatra III, con il marito ormai defunto in veste di Osiride e il figlio che di lì a poco avrebbe preso il potere in veste di Arpocrate, in un'allegoria della abbondanza dell'Egitto in determinati periodi, quelli delle piene del Nilo, quelli dell'arrivo dei venti etesi raffigurati nella parte superiore del tondo che spirano aria fresca dando riposo dalla calura. Il fondo dell'oggetto invece c'è un meraviglioso intaglio con un gorgoneion con i suoi capelli serpentiformi che chiudono poi il tondo della ciotola. È un prodotto meraviglioso dell'artigianato artistico di età ellenistica, è sicuramente un prodotto egiziano, creato per la corte ellenistica di Alessandria. Sappiamo che era parte del tesoro reale. Oggetti come questi è vero che le fonti tramandano delle tavole delle corti orientali in cui per bere si utilizzavano vasi in pietre dure. Non nel caso della tazza farnese, il fatto di essere lavorata anche sul fondo non permetteva certamente un appoggio dell'oggetto su una tavola, su una mensa, per quanto il buco moderno oggi presente al centro del fondo dimostra che è stata a un certo punto utilizzata come fosse un basso calice, ma era chiaramente un oggetto rituale dedicato alla corte, in uso alla corte. Dal tesoro di Alessandria sicuramente arriva a Roma, segue il tesoro imperiale a Costantinopoli e ci rimane probabilmente fino agli inizi del XIII secolo, quando il sacco della città ne determina lo spostamento. Qualche decennio dopo un documento dimostra che era proprietà di Federico II di Svevia, quindi è ritornata in Occidente. E in Oriente di nuovo da lì a un secolo o poco più, perché un disegno di un pittore persiano dimostra che la tazza era a quel punto alla corte di Samarcanda o Herat. 20 anni dopo è di nuovo a Napoli, il poliziano la descrive alla corte aragonese. Dopo poco finisce nelle mani di un cardinale veneziano, il cardinale Trevisan, che lascia la sua collezione al pontefice veneziano Paolo II Barbo, proprietario di una collezione di gemme meravigliosa, che verrà a sua volta donata al pontefice successore che è Sisto IV. Dopo viene venduta a Lorenzo de' Medici, a Lorenzo il Magnifico, che l'acquista e la inserisce nella sua collezione meravigliosa, e per il tramite della famiglia Medici la collezione poi converge in quella della famiglia Farnese, perché Margherita d'Austria, sposata in prima nozze Alessandro de' Medici, è rimasta precocemente vedova, sposa successivamente un nipote del Papa, Ottavio Farnese, e alla sua morte lascia tutto quello che aveva avuto dalla famiglia del primo marito alla famiglia Farnese, per cui insieme alle gemme molte delle sculture della collezione hanno una provenienza medicea. Un oggetto di questo tipo quindi riusciamo a seguirlo dal momento della sua nascita fino ad oggi in ogni suo passaggio, ed è un oggetto talmente speciale da essere sempre stato in possesso della dinastia regnante, che è una cosa veramente strabiliante.